Pochette appunto margherita perfetta per eventi e cerimonie. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie. Oggi non mi vedete perché immaginatemi un po' come una pazza esaurita presa tra fiera, tutorial e commissioni varie, quindi meglio che non mi vedete, però comunque oggi andremo a realizzare insieme una pochette per cerimonia, me l'avete chiesta in tantissime, quindi questo lo aggiungerei a un nuovo episodio di Voi chiedete uncinetto, ogni punto per voi. un progetto super richiesto, quindi ho cercato di buttare giù qualche idea, ma ne arriveranno veramente tante altre. Un'idea veramente molto semplice, può spaventarvi il punto di lavorazione scelto, ovvero il punto margherita, ma tranquille perché sì, ha tanti passaggi, però sono veramente molto semplici e ho cercato di spiegarvi tutto dettagliatamente. Però se siete proprio alle prime armi, ma vi piace comunque l'idea della pochette, potete lavorare l'intero pannello con un punto base che già conoscete, quindi punto basso, punto alto, punto canestro, insomma un punto che già conoscete. Come potete vedere ho aggiunto questa catena che funge un po' da polsino, non so come definirlo, quindi ho pensato a una pochette a due utilizzi, da mano, quindi indossarla in questo modo, oppure con la sua tracollina. Ora non voglio muovere troppo perché altrimenti veramente vi stordisco. Non ho aggiunto dei bottoni magnetici, ma potete aggiungerli tranquillamente. Io al momento l'ho lasciata così. Comunque progetto che può spaventare, ma è più facile di quanto sembra. È un semplice pannello, tutto spiegato durante il tutorial. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit e materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia a questo video che nel box informazioni qui in basso. Sicuramente lo troverete anche in altre colorazioni e potete comunque in ogni caso personalizzarlo, quindi scegliere di prendere degli accessori piuttosto che altri, personalizzarlo comunque secondo i vostri gusti. Per chi si fosse perso il video di presentazione, ho aperto il mio nuovo blog katieandmade.com, vi lascio il link sia a questo video che nel box informazioni e vi consiglio di andarvi ad iscrivere perché c'è una sezione dedicata interamente a voi dove voi potete pubblicare le vostre creazioni, quindi è un modo anche per farvi conoscere perché alla fine è tutto completamente pubblico, quindi è come se fosse una vostra vetrina online completamente gratuita. Quindi correte a farci un salto. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo il cordino Tie Starlux. Io ne ho utilizzati circa 200 grammi ed ho scelto la colorazione rose gold. Catena in plastica dorata con maglie rimovibili, estensione per catena con perle, catenella con moschettoni per la tracolla. Lavoreremo il tutto con l'uncinetto numero 4, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione del pannello. Il nostro pannello sarà lavorato interamente a punto margherita, quindi qui in alto vi lascerò il numero totale di catenelle che andremo a lavorare e dovranno essere multiplo di 2 più 1, quindi se cambiate la misura della vostra borsa calcolate questo multiplo. Facciamo il cappio iniziale e ci andiamo ad avviare le nostre catenelle. Dunque io ho avviato 22 catenelle, ma è semplicemente per un campioncino, non vado ad avviare il numero completo di catenelle, ma qui in alto ovviamente troverete il numero di catenelle del progetto originale, ovvero 42 catenelle, in cui è compresa anche quella per girare, che sono un multiplo di 2 più 1, includendo anche la catenella per girare, e corrispondono esattamente a 27 cm circa. Quindi una volta lavorata la riga che andremo a fare ora, ovvero quella di maglia bassa, otterremo 41 punti di base. Quindi ora, come vi ho già anticipato, andremo a lavorare la riga di sole maglie basse. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto ci inseriamo e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella.
Ok, abbiamo lavorato questa prima riga, voltiamo il lavoro e adesso iniziamo a lavorare appunto margherita. Iniziamo facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ora, senza caricare il filo sull'uncinetto, andiamo ad inserirci nella seconda catenella di queste 3, quindi esattamente in questa sarà saltata, ci inseriamo, prendiamo il filo, poi ci andiamo ad inserire nella prima catenella, quindi questa qui, e prendiamo il filo, ci inseriamo alla base delle 3 catenelle e prendiamo il filo, ci inseriamo nel punto successivo e prendiamo il filo, ci inseriamo nel successivo e prendiamo il filo. Quando abbiamo 6 asole sull'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, le possiamo andare a chiudere tutte e 6 insieme. In questo modo facciamo una catenella ed avremo avviato la prima margherita. Continuiamo ora con il modulo che sarà ripetuto per tutta la riga, quindi ci inseriamo al centro della margherita che abbiamo appena lavorato e prendiamo il filo, ci andiamo ad inserire in questa asolina qui frontale e prendiamo il filo, ci andiamo ad inserire alla base dell'ultimo punto lavorato, quindi esattamente questo qui, e poi ripetiamo lo stesso procedimento anche per i 2 punti successivi. Ci inseriamo nel successivo e prendiamo il filo, ci inseriamo nel successivo e prendiamo il filo. Dobbiamo avere sempre le 6 asole su un uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella e questo sarà il risultato. Andremo a ripetere questo procedimento per tutta la riga, quindi ne facciamo un altro insieme. Ci inseriamo al centro della margherita appena lavorata e prendiamo il filo, ci inseriamo nell'ultima asolina frontale e prendiamo il filo, ci inseriamo alla base dell'ultimo punto lavorato e prendiamo il filo, ci inseriamo nel punto successivo e prendiamo il filo, ci inseriamo nel successivo e prendiamo il filo. Abbiamo le 6 asole sull'uncinetto e le chiudiamo tutte e 6 insieme. Catenella. Ed ecco qui il risultato. Continuiamo così per tutta la riga e ci rivediamo al termine. Dobbiamo lavorare l'ultimo punto ovviamente, quindi il procedimento è sempre lo stesso. Ultima margherita, ma dobbiamo andare a lavorare una mezza maglia alta nell'ultimo punto che abbiamo appena lavorato, quindi ultimeremo la riga in questo modo. Ed ecco qui, questo sarà il risultato della prima riga di una delle 2 che andrà ripetuta per tutto il pannello. Quindi ora voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare la seconda riga che sarà ripetuta insieme a quella che abbiamo appena lavorato. Partiamo facendo le 2 catenelle iniziali e ci dobbiamo spostare all'interno della margherita sottostante, ovvero dove vediamo questo buchino. Per ogni margherita c'è un buchino, come potete vedere, questo è il primo, e all'interno ci andiamo a lavorare 2 mezze maglie alte, una e 2, poi ci spostiamo al centro della margherita successiva. Se non riusciamo a capire dove, giriamo il lavoro e troviamo il buchino, esattamente questo qui, e all'interno ci lavoriamo sempre le 2 mezze maglie alte e questo procedimento andrà comunque ripetuto per tutta la riga, quindi questa è la riga più semplice. Poi ci spostiamo nella margherita successiva e all'interno lavoriamo 2 mezze maglie alte e procediamo così per tutta la riga. Una volta al termine della riga dobbiamo ricordarci di lavorare l'ultima mezza maglia alta esattamente sulla catenella che abbiamo finale qui, perché qui abbiamo 3 catenelle che corrispondono alla margherita sottostante e noi dobbiamo andare a lavorare la mezza maglia alta sulla seconda.
quindi esattamente qui, in quella che si trova proprio in alto. Lavoriamo la mezza maglia alta ed avremo concluso anche questa riga. Voltiamo il lavoro e come potete vedere abbiamo le margherite belle complete. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a ripetere queste due righe per tutta la lavorazione del pannello, dobbiamo alternarle tra loro, quindi ora dobbiamo andare a creare la mezza margherita, alziamo il lavoro facendo le 3 catenelle, poi ci inseriamo nella seconda catenella e prendiamo il filo, ci inseriamo nella prima e prendiamo il filo, ci inseriamo alla base delle 3 catenelle, quindi nel primo punto e prendiamo il filo, ci inseriamo nel punto successivo e prendiamo il filo, ci inseriamo nel punto successivo e prendiamo il filo. Dobbiamo avere sempre le 6 asole su un uncinetto, poi le andiamo a chiudere tutte insieme e facciamo una catenella in questo modo. Questo è l'avvio del lavoro e poi si procede entrando al centro della margherita precedente, prendiamo il filo, nella zonina frontale della margherita precedente prendiamo il filo, nell'ultimo punto lavorato e prendiamo il filo, nel punto successivo e prendiamo il filo, nel successivo e prendiamo il filo. Abbiamo sempre le 6 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella. Ripetiamo questo procedimento per tutta la riga, ricordandoci poi di lavorare l'ultima mezza maglia alta nella catenella finale. Bene, ho lavorato l'ultima margherita, ovviamente nell'ultimo punto devo lavorare anche una mezza maglia alta e questo sarà il risultato. Ora non dovremo fare altro che andare ad alternare le righe, quindi nella riga successiva andremo a lavorare le mezze maglie alte, si parte con le 2 catenelle e poi si vanno a lavorare 2 mezze maglie alte al centro di ogni margherita e si termina con una mezza maglia alta nell'ultimo punto. Questo procedimento qui lo ripeteremo per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente potete variare le misure in base ai vostri gusti, anche in base a quanto larga fate la vostra borsa, perché potete cambiare anche le catenelle di avvio in base alla dimensione che volete dare alla vostra borsa. Quindi terminiamo il nostro pannello e ci rivediamo per vedere come procedere. Una volta lavorate tutte le righe, io ne ho lavorate 40 totali a punto margherita più quella a maglia bassa iniziale, quindi ho 41 righe totali di lavorazione. Il mio pannello misura in lunghezza 48 cm e mezzo, quasi 49. A questo punto dobbiamo andare a rifinire tutto il bordo della nostra borsa. Voglio farvi un appunto: se durante la lavorazione vedete che il pannello tende a storcersi, tranquille, è proprio il punto di per sé che comunque tende a rendere il pannello obliquo, anche il mio lo è. Dobbiamo semplicemente andare a sistemare il pannello, poi con questo filato leggero tende a storcersi un po' di più, però tranquille, è normalissimo, vi basta semplicemente andare a tirare il pannello e dargli forma. Ora, se voi preferite dargli ulteriormente forma e rigidità, nel giro di rifinitura che facciamo ora potete andare nello stesso momento a fissare un pannello di rete in modo da tenerlo bello rigido, oppure successivamente quando si va a foderare si va a cucire anche un pannello di feltro che non vi dà quella rigidità forte della rete, ma comunque tende a tenere il pannello ben rigido. Come potete vedere ho messo dei marcapunti, ma servivano principalmente a me per capire come gestire il lavoro. Poi comunque vi darò tutte le misure. Quindi abbiamo terminato sicuramente con il giro di mezze maglie alte per completare la margherita. A questo punto dobbiamo girare il lavoro
e dovremo procedere con il giro di rifinitura. Guardate che bello il punto margherita. Quindi su questo lato andiamo semplicemente a lavorare maglie basse, una maglia bassa per ogni punto, ci inseriamo nel primo punto e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante fino ad arrivare nell'angolo. Arrivati nell'angolo, mi raccomando, fate attenzione sempre all'ultimo punto, che sarebbe la seconda catenella delle 2 del giro sottostante. Io ora ho lavorato il penultimo punto, devo andare a lavorare l'ultimo, ovvero inserirmi nella seconda catenella delle 2 sottostanti. In questo modo, se giro il lavoro, mi ci ritrovo all'interno e lavoro l'ultima maglia bassa. A questo punto catenella, giro il lavoro e mi ritrovo sul lato più lungo, leggermente difficoltoso per chi ha le prime armi, ma voglio semplificarvi un po' il lavoro. Sappiamo che ogni margherita è composta da 2 righe di lavorazione, quindi noi ora ci ritroviamo nella riga di mezza maglia alta. Qui abbiamo lavorato la maglia bassa sulla seconda catenella, noi ci spostiamo nella prima, ci inseriamo e all'interno lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2, in questo modo. Quindi abbiamo lavorato i 2 punti che corrispondono esattamente alla mezza maglia alta. Ora ci dobbiamo spostare nella riga dove ci sono comunque le mezze margherite, no? Quindi questa qui. Ci inseriamo in un punto corrispondente, quindi questo qui. Ci inseriamo e all'interno lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2. E abbiamo lavorato anche le 2 maglie basse corrispondenti della riga, perché per ciascuna riga corrisponderebbero 2 maglie basse, perché abbiamo lavorato a mezza maglia alta. La mezza maglia alta è composta di 2 catenelle, quindi 2 maglie, ma per non impazzire a cercare il giusto punto, noi per ogni riga lavoriamo 2 maglie basse e ci siamo tolte il pensiero. Quindi ora ho la riga di sole mezze maglie alte, mi inserisco qui nel punto corrispondente alla riga e lavoro 2 maglie basse. Poi mi sposto nella riga dove ci sono le mezze margherite, mi inserisco e lavoro 2 maglie basse. Procederemo in questo modo per tutto il lato, quindi andremo a rifinire tutto il lato in questo modo, tutto il lato lungo. Poi qui abbiamo l'angolo, facciamo la catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Qui li riconosciamo tranquillamente perché abbiamo i punti di base della catenella. Poi una volta terminato tutto questo lato abbiamo l'altro lato lungo dove ripeteremo lo stesso procedimento che stiamo facendo ora, quindi 2 maglie basse per ogni riga di lavorazione e andremo a concludere dove siamo partiti, quindi esattamente qui. Andiamo a rifinire quindi tutto il nostro pannello e ci rivediamo al termine. Nell'angolo faremo semplicemente una sola catenella, non faremo degli aumenti in particolare, quindi rifiniamo tutto il bordo e ci rivediamo al termine. Ok, una volta che avremo terminato tutta la rifinitura del nostro board, saremo ritornati al punto di partenza, quindi da dove siamo partiti a lavorare le maglie basse, andremo a tagliare il filo e a chiudere con asola di chiusura. Quindi ci inseriamo esattamente nel primo punto basso che abbiamo lavorato, questo. Poi rientriamo dal punto da cui siamo appena uscite, quindi l'ultima maglia bassa. Ci inseriamo proprio al centro. In questo modo, vedete, avremo fatto una chiusura perfetta. Adesso andiamo a bloccare e nascondere il filo attraverso le maglie ed avremo ultimato questo passaggio.
Ok, una volta fatto anche il passaggio della rifinitura vi dico come ho suddiviso il mio pannello in modo da facilitarvi il tutto. Ricordatevi comunque di dare forma al vostro pannello perché comunque anche il mio tende ad andare tutto da un lato, è normalissimo e un po' è anche il filato. Comunque ho messo i miei marcapunti proprio in questa zona perché questa sarà la zona della patella e questo sarà il corpo borsa che verrà ripiegato. Dal marcapunti all'angolo ho circa 35 centimetri, ovviamente stessa cosa anche sull'altro lato, mentre per la parte superiore che corrisponde alla patella abbiamo all'incirca 16 centimetri, sempre partendo dall'angolo fino al marcapunti. Regolatevi con le misure in centimetri perché altrimenti fate confusione poi calcolando i punti. Seguendo le misure in centimetri non sbagliate mai, anche con magari le catenelle di avvio vi consiglio sempre di seguire la misura in centimetri se non vi ritrovate con il numero di catenelle, il numero di punti, il numero di giri, di righe. Seguite sempre la misura in centimetri perché ve la lascio appositamente perché vi risolve il problema. Quindi ora a questo punto dovremo andare a foderare. Io farò una fodera semplicissima e velocissima a pannello, non vi faccio vedere i passaggi ma vi rimando comunque sempre al mio tutorial dedicato alla fodera a pannello perfetta per principianti, quale sono anche io. Ve la lascio nella descrizione in basso al video. Quindi ora vado a foderare al volo il mio pannello e ci rivediamo subito per vedere come procedere. Una volta che avremo foderato il nostro pannello possiamo passare all'assemblaggio della borsa che sarà molto semplice. Ovviamente la nostra borsa sarà un pannello ripiegato in questo modo ma noi la cucitura la faremo all'interno, quindi dobbiamo andare a fare la cucitura sul rovescio. Avremo ovviamente messo dei marcapunti di riferimento con le misure che vi ho detto prima. Quindi dobbiamo semplicemente far combaciare l'angolo del pannello con il marcapunti. Faremo lo stesso su entrambi i lati, ma ovviamente ora partiamo dal primo lato. Quindi come vi avevo detto facciamo la cucitura dall'interno, prendiamo lo stesso cordoncino ovviamente, ci facciamo il cappietto e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Qui avremo le nostre maglie, andiamo a piegare per bene il nostro pannello in modo da capire i punti da prendere e partiremo ovviamente dalla base. Andremo a prendere solo le metà catenelle esterne in modo da dare un po' di profondità alla nostra borsa, quindi parto dai primi punti, mi inserisco in questo modo, vedete, prendo solo la metà catenella e lavoro una maglia bassa. Procederò ovviamente nello stesso modo anche per gli altri punti, quindi per ciascun punto che ho qui lungo il bordo vado a lavorare nello stesso modo. Mi inserisco e prendo solo la metà catenella in questo modo e lavoro una maglia bassa e procederò in questo modo a cucire tutto il lato facendo delle maglie basse. Se preferite però potete anche andare a cucire direttamente con l'ago da lana se vi trovate più comode. Ultimo punto da unire, quindi mi inserisco nella metà catenella e nella metà catenella dell'ultimo punto. In questo modo faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo, vado a bloccare il filo attraverso le maglie ed avrò cucito questo lato. Ripeteremo lo stesso identico procedimento anche sull'altro lato. Bene, cuciti entrambi i laterali, adesso dobbiamo andare a rovesciare la nostra borsa. Questo sarà il risultato, ora non ci resta che andare ad applicare gli accessori. Dunque la mia borsa si chiuderà in modo un po' particolare, quindi ho preso questa estensione per catena più la catena plastificata dorata, questa con le maglie rimovibili, quindi andrò a prendere due segmenti di questa catena, prenderò le misure, quindi devo centrarmi innanzitutto l'estensione per catena che sarà al centro, quindi ho contato che mi occorreranno 7 maglie sia sul lato che sull'altro, quindi io conto 1 2 3 4 5 6 e 7
e vado a rimuovere questa senza romperla possibilmente. Ecco qui. Allora, queste sono 7, devo prendere le altre 7 per l'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vado a togliere. Quindi questi due segmenti li devo andare a cucire qui sui lati con lo stesso cordine ovviamente. Decidiamo l'altezza, quindi calcolando che deve andare a chiudere, io direi a questa altezza qui, quindi la seconda riga di margherite esattamente verrà in questa posizione. Quindi vado a fissare il filo facendolo passare attraverso le maglie. In questo caso abbiamo un vantaggio perché con questo filo non si vedono difetti, nodini. Quindi una volta bloccato il filo vado a cucire il pezzo di catena sul laterale. Basta giusto qualche punto, poi andiamo a bloccare il filo di nuovo attraverso le maglie facendolo passare tra le maglie basse che abbiamo qui sul bordo. Cucito il primo segmento, andiamo a ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro, ovviamente cucendolo alla stessa altezza. Cuciti entrambi i segmenti di catena, andiamo a bloccare il tutto con l'estensione per catena che ha i suoi moschettoni, quindi la andiamo ad inserire direttamente all'interno delle maglie. E questo è il risultato. Ovviamente si possono inserire anche due bottoni magnetici qui per tenerla ulteriormente chiusa. Io l'ho pensata comunque da indossare in questo modo. Volendo potete anche stringere ulteriormente queste due catene. Fatto questo non ci resta che andare ad applicare la tracollina. Andremo a far passare il moschettone della tracollina esattamente dove ci sono le cuciture. Bene, siamo giunti al termine anche di questo progetto, io super soddisfatta, mi piace tantissimo. Sicuramente in un secondo momento applicherò anche dei bottoni magnetici qui per tenerla perfettamente chiusa. Soddisfatta anche del punto di lavorazione, è veramente bellissimo con questo cornino, anche se in video non rende. Io spero che vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Mi avevate chiesto delle borsette pochette da cerimonia, io ho cercato di buttare giù qualche idea, sicuramente ne arriveranno tante altre, però per il momento abbiamo lei che non ha ancora un nome al momento. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit e materiali completo sul sito hobbyperline.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Tutto lo schema dettagliato con video per mancini eccetera lo trovate sul mio sito catenmade.com, anche quello ve lo lascio sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso, ma soprattutto correte ad iscrivervi perché c'è un'area dedicata a voi dove potete pubblicare le vostre creazioni. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!